Ciao, che cosa faresti se tu avessi il superpotere di imparare tutto quello che vuoi in un tempo brevissimo? Dove saresti? Con chi staresti parlando? In che lingua staresti parlando? Più cose sai, più possibilità hai, di conseguenza andiamo a vedere come imparare tutto molto brevemente sfruttando quelli che sono gli strumenti di intelligenza artificiale che abbiamo al giorno d'oggi. Vedremo non solo che cosa imparare, ma anche come definire un piano di studi il più efficace possibile in base alle tue esigenze, quindi fatto su misura per te. Io sono Federico Zappaterra, tengo dei corsi all'università che parlano anche di long life learning e quindi la capacità che abbiamo e la necessità soprattutto che abbiamo al giorno d'oggi di imparare costantemente durante tutto l'arco della nostra vita. Siccome abbiamo sempre più bisogno di una didattica su misura, vediamo come con ChatGPT in questo caso riusciamo a stilare un programma di studio adatto alle nostre esigenze, anche lavorativo. In questo canale parliamo di scienza, parliamo di didattica, parliamo di apprendimento e parliamo di intelligenza artificiale e come sfruttarla al meglio per velocizzare il nostro lavoro. Ti mostro come fare al meglio la tua tesi di laurea e tutto quello che ti serve per veramente superare al meglio questo periodo della tua vita. Di conseguenza iscriviti al canale e andiamo direttamente al computer a vedere come si fa. Anzi, prima di andare voglio fare un piccolo disclaimer. Io conosco l'importanza dell'apprendimento, l'apprendimento è anche un processo lento, bisogna lasciare il tempo di sedimentare le informazioni in modo che il nostro cervello possa processarle e che le possa interiorizzare e farle nostre. Ci sono centinaia di metodi diversi che possono essere più o meno adatti a te per imparare qualunque tipo di concetto, di conseguenza questo è solo un piccolo spicchio delle tue possibilità. Questo video vuole essere un modo per mostrarti, nel caso tu parta da zero, come fare a crearti quel frame di riferimento che ti permette di orientarti e parlare con chi ne sa magari più di te riguardo quell'argomento specifico. Immaginiamo che io non sappia niente di matematica, che io non sappia niente di chimica organica, di biocatalisi, che io voglia programmare, non so niente del linguaggio C. Con questo modo andremo a vedere come strutturare all'interno del nostro cervello una mappa mentale che ci riesca a far ottenere anche quello spirito critico che ci permette poi di interagire con gli altri e capire quali sono i gap che vanno colmati, ok? E quindi andare a studiare nel modo più efficace possibile e nel minor tempo possibile. Quindi siamo su ChatGPT, non c'è da spiegare che cosa sia ChatGPT, vai a vedere gli altri video del canale dove l'abbiamo già utilizzato spesso e tramite questa intelligenza artificiale andremo a creare quello che è il nostro piano di studi, senza neanche avere un'idea iniziale di come può essere strutturato l'argomento di cui andremo a trattare, ok? Il problema attuale di usare ChatGPT e le intelligenze artificiali in generale sta nell'ambiguità delle loro risposte, ovvero sebbene giorno dopo giorno queste intelligenze artificiali stiano sempre migliorando nelle risposte che ci danno, e tra l'altro io ho ChatGPT 4 che si collega anche a internet, quindi le sue risposte sono più attendibili rispetto a quelle di altri modelli di linguaggio che si trovano online come intelligenze artificiali, è sempre bene avere uno spirito critico nei confronti di queste risposte e di conseguenza per sapere se quello che mi sta dicendo è una cosa vera o falsa, in questo caso specifico io chiederò qualcosa che io conosco, non ho ancora fatto la prova, ma chiederò una materia che io conosco abbastanza bene per capire se riusciremo a creare un piano di studi attendibile per le informazioni di cui abbiamo davvero bisogno. L'idea generale di questo video sta nello sfruttare il principio di Pareto. Il principio di Pareto è quel principio, appunto, che cerca di descrivere la nostra realtà con la condizione 80-20. Mi spiego brevemente, ma non voglio fare un excursus su questa cosa. Solo il 20% di un libro, per esempio, contiene l'80% dei concetti espressi da quel libro. E questo è applicabile a tutta la nostra realtà. Quindi il principio di Pareto ci permette di concentrarci su quel 20% che è molto efficace e che ci dà l'80% delle informazioni di cui abbiamo bisogno. Se noi partiamo da zero senza conoscere totalmente un argomento, studiando il 20% delle informazioni giuste otterremo l'80% dei risultati. Questo ci dice più o meno il principio di Pareto, ok? Quindi andiamo a scrivere questo prompt. Ovviamente il tema io lo conosco per vedere se effettivamente può essere attendibile quello che stiamo andando a fare. Gli diciamo che vogliamo studiare la biocatalisi applicando il principio di Pareto. Tra parentesi diciamo anche che cos'è, ma lui lo sa benissimo. Andiamo a vedere che tipo di programma lui ci restituisce. Allora, per farla breve, per chi non lo conoscesse, la biocatalisi è quella scienza che studia gli enzimi per portare a termine delle reazioni chimiche. Gli enzimi sono delle proteine, fanno parte di noi, sono le proteine che ci permettono di essere vivi, perché una serie di reazioni enzimatiche ci permette semplicemente di vivere in quanto creano quello che è il nostro metabolismo. La scissione dei lipidi in glicerolo, acidi grassi e tutti questi processi che sono processi fisiologici, fanno parte del nostro metabolismo, sono catalizzati da enzimi. Quindi sono proteine essenziali che adesso vengono utilizzate anche in industria a scopo di produzione di chemical di interesse, per esempio. Quindi vediamo che ci dice di utilizzare il 4% del nostro tempo per lo studio dei fondamenti di biochimica e di biologia molecolare.
molecolare. Ci sta perché gli enzimi sono delle proteine, di conseguenza dei biocatalizzatori, queste proteine vengono codificate dal nostro genoma, quindi biologia molecolare, e biochimica. Biochimica è la chimica appunto dei sistemi biologici, ovvero la chimica delle proteine, per farla molto semplice. E quindi ci dice struttura e funzione delle proteine, meccanismi d'azione, va benissimo. Poi andiamo avanti. Principi di catalisi, specificità, meccanismi di catalisi, ok, tecniche, ingegneria genetica, ok, applicazioni. Ok, allora direi che ci può stare per iniziare, soprattutto nelle prime parti. Quindi ipotizziamo di farlo ricorsivamente, ovvero per esempio chiediamogli di applicare la regola di Pareto anche a una di queste categorie che lui ci ha dato, per esempio la numero 2. Vediamo che cosa ci dice. Quindi ci propone la specificità degli enzimi, i meccanismi di catalisi enzimatica, la cinetica enzimatica, tutto bene. Interessante che ci cita anche l'equazione di Michaelis-Menten che è alla base della cinetica enzimatica, ok? Secondo me dobbiamo non incorrere nell'errore di chiedergli, che sarebbe la cosa più ovvia da fare, alcune fonti, che sia letteratura o che siano libri, eccetera, eccetera, per andare a studiare questo. Si può fare, ma spesso ti dice video di YouTube, podcast, cose che non esistono dal vero. Di conseguenza, siccome non abbiamo lo spirito critico, andiamo a cercare poi delle fonti che effettivamente non esistono e sprechiamo del tempo. Quindi possiamo vedere e verificare se quello che lui ci dice è attendibile o meno, oppure semplicemente possiamo andare avanti nel costruirci questa rete di concetti che ci permetterà poi di partire da zero e avere invece una buona struttura di un qualcosa che noi non conosciamo. Potremmo per esempio chiedergli delle equazioni di Michaelis-Menten e vedere che cosa ci restituisce. Questi sono concetti di base e un modello allenato come quello di ChatGPT-4 sicuramente li conosce. Un'altra cosa molto interessante che si può fare è dirgli quanto tempo noi abbiamo a disposizione e di crearci un programma dettagliato su misura per noi in modo da studiare al meglio e soprattutto con della costanza l'argomento che abbiamo deciso di studiare. Quindi gli diciamo che sono un lavoratore full time e che posso studiare solo nel weekend e che purtroppo posso studiare molto poco perché solo 4 ore al giorno, il sabato e la domenica, e gli chiediamo di pianificare il piano di studi proprio per le settimane che saranno necessarie, studiando solo questi 2 giorni. Ovviamente se voi state facendo l'università avete tutta un'altra tempistica e tutte delle altre esigenze per cui potrete studiare molto di più sia all'interno della singola giornata che anche all'interno delle settimane. Benissimo, qui abbiamo la nostra risposta, ci parla dei fondamenti di biochimica e biologia molecolare come ci aveva detto nelle prime settimane, ci ha suddiviso tutto per le settimane. Noi possiamo poi andare a fare questo, chiedergli ulteriormente step by step per chiedergli quali sono gli argomenti specifici che poi dobbiamo studiare anche al di là della semplice stringa di testo che ci ha restituito per ogni 2 ore, 2 ore, 2 ore, 2 ore ad esempio in questo caso. Molto interessante l'applicazione della biocatalisi, questa è una disciplina molto applicativa che si sposa bene con l'industria farmaceutica e non, e soprattutto anche con quella del riciclo, della bioenergia, infatti ce lo propone anche qui, produzione di biodiesel, di biocarburanti in generale. La biocatalisi è molto in voga in questo ambito, per esempio. Un'altra cosa molto interessante che ci tengo a farvi vedere è un modo per chiedere a ChatGPT di porsi delle domande e rispondersele in modo ricorsivo. Quindi, siccome so che molti di voi non arrivano a fine del video, se sei arrivato fino a qui, commenta con ricorsivamente, difficilissimo, io saprò che sei arrivato fino a qui. Quindi, sempre nell'ipotesi che noi non sappiamo niente di quello che stiamo per andare a studiare, andiamo a cercare di capire il contesto tramite queste domande che gli chiediamo di porsi e di rispondersi ricorsivamente. E la domanda più semplice per andare fino al nocciolo di una questione è chiedersi ricorsivamente perché. Perché questo ha questo significato? Risposta. E perché questo ha quest'altro significato? Glielo facciamo fare per 10 volte e vediamo che domande si fa e che risposte si dà. Per partire andiamo a prendere un concetto di quelli che abbiamo visto prima, tipo la cinetica di Michaelis-Menten. Quindi gli chiediamo perché la cinetica di Michaelis-Menten è importante nella biocatalisi e una volta data la risposta si deve chiedere perché 10 volte. Vediamo che cosa succede. Ok, ha generato la risposta. Vediamo che la cinetica di Michaelis-Menten è un modello matematico per descrivere la velocità di reazioni catalizzate da enzimi. Quindi perché è vitale? È vitale per permettere ai ricercatori di utilizzare gli enzimi in diverse concentrazioni di substrato, va bene? E perché è importante? Perché prevedere il comportamento degli enzimi è cruciale per i processi industriali. Benissimo. E quindi perché è necessario questo? Per abbassare il costo dei processi biocatalizzati e renderli competitivi nei confronti della chimica tradizionale. Perché bisogna renderli competitivi contro la chimica tradizionale? Per delle soluzioni sostenibili. Quindi alla fine si parla della biocatalisi come un metodo green per andare a produrre delle reazioni che prima potevano essere catalizzate dai composti chimici. Questo ha senso, di conseguenza con questo video abbiamo visto come pianificare in base al tempo che abbiamo e alle conoscenze che abbiamo tutto il nostro percorso di apprendimento in modo da avere nel più breve tempo possibile un framework di riferimento che ci permetterà poi di costruire dei layer diversi di stratificazione di conoscenze
che ci permetteranno di andare a interagire con chi già ne sa più di noi e semplicemente parlare, non dico alla pari, ma comunque avendo idea di che cosa si sta andando a parlare. Di conseguenza questi strumenti sono potentissimi, potete imparare tutto quello che volete. Ancora una volta vi ripeto che abbiamo scritto qualcosa che io conosco semplicemente per valutare se quello che ci dice è una cavolata o meno. So che così non è stato, di conseguenza ottimo strumento, vi consiglio di provarlo. Iscrivetevi al canale perché in questo canale andremo a vedere tutti dei metodi che vi permetteranno veramente di ottenere il meglio da tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi e di ottenere tutto quello che volete semplicemente perché sarete in grado di imparare tutto quello che volete, ok? Quindi iscrivetevi al canale, grazie, ciao!